In questo tutorial vedremo come creare un effetto vetro super realistico. Cominciamo subito. Dalla barra degli strumenti sulla sinistra, selezioniamo lo strumento forma e scegliamo il cerchio. Disegniamo quindi un cerchio nella nostra area di lavoro. Automaticamente verrà creato un nuovo livello nel pannello livelli sulla destra. Ora duplichiamo il livello dell'immagine. Portiamo il livello duplicato sopra il cerchio e trasformiamolo in una maschera di ritaglio. In questo modo, l'immagine prenderà la forma del cerchio. Selezioniamo il livello del cerchio. Facciamo clic su Opzioni di fusione. Da qui possiamo accedere al pannello Stili livello, dove possiamo applicare effetti come ombre, bagliori e rilievi. Questo pannello è accessibile anche dal menu Finestra, Stili. Lavoriamo sull'ombra per aggiungere profondità alla nostra forma. Regolando i parametri dell'ombra, possiamo ottenere un effetto tridimensionale più realistico. Ora che conoscete le basi, provate a mixare queste tecniche. Sperimentate il più possibile. L'obiettivo è far sì che, all'occorrenza, siate pronti a gestire qualsiasi progetto creativo con la massima sicurezza. Adesso selezioniamo la maschera di livello. Andiamo su Filtri, Galleria Filtri. Da qui applichiamo l'effetto vetro utilizzando una delle texture predefinite. Ed ecco fatto. Abbiamo creato un effetto vetro tridimensionale davvero interessante. Adesso alziamo l'asticella. Proviamo a realizzare lo stesso effetto, ma stavolta usando una texture personalizzata che abbiamo creato in precedenza. Il procedimento è lo stesso, quindi ripercorriamo insieme i passaggi per vedere come la nostra texture reagisce con i filtri di Photoshop. Andiamo su Galleria Filtri, selezioniamo Distorsione e poi Vetro. Qui, come tipologia di texture, carichiamo il nostro pattern personalizzato. A questo punto non resta che regolare i cursori per bilanciare l'effetto e il gioco è fatto. Ecco il nostro effetto vetro su misura.